Ciao Gnari, bentornati nel mio canale. Velocissima intro, andremo a vedere questo pane ragazzi, impastato con impastatrice a spirale, monovelocità, 70% di idratazione. Se vi piace questo pane, seguite il Barba. Ciao! Eccoci con le dosi ragazzi per due pagnottelle da circa 650-700 grammi circa. Abbiamo 700 grammi di farina, io consiglio una farina con 13 grammi di proteine, quindi V300, 320 al massimo, 460 grammi di acqua, 15 grammi di sale, 4 grammi di malto e 200 grammi di liquidi. Andiamo adesso insieme a commentare il nostro video. Cominciamo con l'inserimento nella grilletta della farina, tutta la farina, e il malto. Andiamo poi a far partire un attimo la spirale per dare un po' di aria alla farina e mescolarla insieme al malto. Vi ricordo che il video è 2x perché io non posso cambiare la velocità, quindi qui si tratta di una grilletta monovelocità. Inseriamo l'acqua, vedete io la inserisco a filo, diciamo, in questo modo. Questo è il mio metodo, non è detto che sia giusto, questo è il mio e vi mostro i risultati del mio metodo. Quindi inseriamo l'acqua perché stiamo preparando l'impasto per l'autolisi. Che cos'è l'autolisi? Lasciar riposare acqua e farina, vabbè, e in questo caso malto, per un tempo che va da circa 30 minuti minimo a più ore, 3-4 ore anche, perché in questo modo la farina con l'acqua comincia a, diciamo, conoscere l'acqua. In tanti libri c'è scritto così: farina e acqua cominciano a conoscersi e si va già a creare in maniera automatica la maglia glutinica. Nel procedimento mi vedete usare una marisa, una piccola spatola per tenere sempre la vasca pulita e spingere verso il centro la farina che non è ancora stata assorbita dall'acqua e dall'impasto. Andiamo a impastare quindi la nostra farina con l'acqua in maniera molto grezza, dobbiamo lasciare l'impasto grezzo, quindi impasteremo per circa 1 minuto e mezzo, massimo 2. L'impasto deve rimanere grezzo. Vedete che si sta compattando ma non si sta formando alcun tipo di maglia glutinica. A questo punto direi che come potete vedere la vasca è pulita, non c'è farina non assorbita, verifichiamo la temperatura, 20 gradi, perfetto, e lasciamo l'impasto in autolisi per 30 minuti. Dopo 30 minuti riprendiamo a impastare, quindi andiamo a mettere i nostri 200 grammi di liccoli, nel mio caso erano liccoli triplicato, quindi i liccoli avevano una bella forza, e riprendiamo a impastare. Come vedete l'impasto già reagisce in modo molto diverso. Vi faccio partire anche un timer così vedete in quanto poco tempo riusciremo ad avere un impasto ben formato. Vedete che l'impasto si sta già cominciando ad aggrappare in maniera ancora faticosa, però si sta cominciando ad aggrappare alla barra spezzapasta. E qui poi vi voglio mostrare un indicatore che secondo me, secondo la mia esperienza, perché di esperienza con la grilletta ne ho fatta un bel po' prima di fare questo video, un indicatore che è molto molto importante e che io utilizzo per capire quando l'impasto è più o meno pronto. Quindi vediamo, seguiamo il nostro impasto, seguiamo la nostra grilletta. Quando sembra che il liccoli sia stato assorbito dall'impasto, vado a mettere il sale e veramente un minimo goccio di acqua. Avete visto? Un goccio d'acqua per permettere al sale di essere assorbito meglio. L'impasto comunque resiste bene, non si sfalda, non si distrugge, però diventa sempre più liscio. E ora vedremo un bel cambiamento nell'impasto. L'impasto si sta continuando ad aggrappare in maniera sempre più forte alla barra spezzapasta e la va a pulire molto bene. Vedete la barra spezzapasta? Seguite la parte centrale dell'impastatrice, vedete che l'impasto comincia a fare resistenza, comincia a costruirsi e vedete in questo momento che è proprio bella pulita la barra spezzapasta. A questo punto mi bagno le mani e faccio un test. Vado a vedere se il nostro impasto fa il velo e non si strappa. Diciamo che secondo me siamo a buon punto. Sì, qui la sto tirando, fa un piccolo buco in mezzo, quindi dico faccio ancora qualche giro e secondo me ci siamo quasi.
Dobbiamo stare attenti, non dobbiamo andare oltre, perché andare oltre vorrebbe dire stracciare l'impasto, distruggerlo e non avremmo alcun tipo di risultato. Facciamo ancora un test, vado sempre a mozzare un pezzo di impasto, vado ad allargarlo, già risponde in maniera migliore rispetto a prima, secondo me ci siamo. Quindi a questo punto chiudo l'impasto, ultimi 2 o 3 giri, vedete che la zucca si è formata, l'impasto si aggrappa, guarda lì come si è aggrappato alla barra spezzapasta, la temperatura è bassissima, 20 gradi, non si è scaldato, ci siamo, estraggo il mio impasto, boom boom boom, eccolo qua. Cosa faccio? Niente pieghe ragazzi, perché dico, ho comprato la grilletta, non dovrò sempre fare pieghe, la grilletta dovrà darmi un risultato, è questo che voglio provare. Quindi niente pieghe, chiudo l'impasto con una semplice pirlatura molto morbida, eccolo qua, bello liscio, non è appiccicoso. Secondo me l'impasto è pronto. A questo punto prendo una bacinella, vado a dare una piccola oliata alla base e andremo a inserire il nostro impasto all'interno della cella di lievitazione per circa 3 ore e mezza, 4. Qui appena messo, qui dopo circa 3 ore e mezza, 4. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a fare la preforma. Quindi infarinata al banco di lavoro, aspettiamo che l'impasto esca, vi ricordo che questo è un video 2x, vado a dividere l'impasto in 2 parti, qui l'ho fatto a occhio, però più o meno ce la possiamo fare, e andiamo a fare la preforma. Quindi un po' di farina nella parte sotto, piega a libro e rotoliamo l'impasto su se stesso. Pirlatura morbida, senza tirare troppo, a mio parere. Anche qui piega a libro, arrotoliamo l'impasto su se stesso, chiudiamo in maniera morbida senza rischiare di rompere la maglia, piccola infarinata e lo copriamo per circa una mezz'oretta. Dopo una mezz'oretta, come vedete anche dal timer, andremo a fare la forma vera e propria. Quindi prendiamo il nostro cestino dove andremo a far lievitare. Questi cestini li ho presi su Amazon, non sono niente di che, li vorrei prendere più belli, appena li trovo li comprerò più belli. Comunque, bella infarinata di semola al nostro cestino, al nostro Banneton, come si chiama. Prendiamo l'impasto, lo allarghiamo sempre in maniera dolce, cioè senza tirarlo troppo, lo sgonfiamo appena appena e poi lo andiamo a chiudere come vedete. Lo sigilliamo bene a ogni giro, vedete? Giro e sigillo, giro e sigillo, giro e sigillo. Eccoci qua. E il primo panetto praticamente è fatto, lo andiamo a chiudere bene, si lascia chiudere molto molto bene, chiudiamo i lati e praticamente è pronto per essere riposto nel cestino di lievitazione. Un po' di cura nel chiudere l'impasto, vedete che io sono sempre abbastanza precisino, bello chiuso. Poi cosa facciamo prima di inserirlo nel cestino? Lo impaniamo in un po' di semola, così evitiamo che si attacchi, proprio come sembra una salsiccia. Eccolo qua, chiuso, è ben sigillato, lo inseriamo nel cestino. Altra cosa, un consiglio che vi do, lo metteremo poi in frigo e lo inseriamo in questi sacchetti multiuso dell'IKEA. Non voglio fare pubblicità all'IKEA, ma ritengo che siano un ottimo prodotto perché consentono la riduzione dell'utilizzo della plastica e quindi non andremo ogni volta a usare Domopac o queste cose e usiamo questi sacchetti riutilizzabili perché io sono un po' fissato con la riduzione nell'utilizzo della plastica. Vediamo che qua la formatura della seconda pagnotta, come ho fatto prima, la allarghiamo, rettangolo, chiudiamo gli angoli, chiudiamo quella parte e poi giriamo e sigilliamo, eccolo qua, giriamo e sigilliamo con cura, vedete? Con cura. Continuiamo a sigillarlo bene, questo è molto importante secondo me. Lo sigillo e praticamente è già chiuso. Lo giriamo, pizzichiamo, andiamo a chiudere, chiudiamo le due estremità, è venuto molto bene secondo me. Lo andiamo a impanare, anche in questo caso, nella semola e inseriamo anche il secondo panetto all'interno del Banneton, nel cestino di lievitazione. Bello coperto di semola, così non si attacca e vedrete che poi riusciremo a toglierlo bene nonostante l'umidità che si crea nel frigo. E qui sacchetto dell'IKEA, chiaramente non è pubblicità ma
voglio sponsorizzare l'utilizzo di questo tipo di prodotto, perché andiamo veramente a ridurre l'utilizzo della plastica, che mi stupisce. Ogni settimana cerco sempre di utilizzarne di meno e ogni settimana sacchetti di plastica da buttare via, roba da pazzi. Comunque, ok, eccoli qua, li mettiamo in frigo per circa 18 ore. Eccoci qui, giorno dopo, trascorsa la lievitazione in frigo, abbiamo i nostri panetti. Io cosa ho fatto? Ho preparato un foglio di carta forno dove vado a girare i nostri panetti. I Banneton erano belli infarinati, quindi si stacca bene il panetto dal Banneton, perché a volte rischia di appiccicarsi. Lo sposto appena appena verso il centro, perché poi dovrò infornare con la pala. Qui sono molto certosino, prendo un pennello e vado a togliere tutta la semola in eccesso, perché non voglio che poi mi si bruciacchi durante la cottura. Quindi qui ho velocizzato tanto, però vi faccio vedere comunque quello che faccio, quindi vado a pulirli bene. Siamo pronti per il taglio, mi raccomando, taglio 45 gradi in un'unica soluzione, quindi netto, profondo circa 1 centimetro, sicuro, perché è importante poi per l'apertura del nostro pane. Credo di averlo fatto abbastanza bene. Carico sulla pala e vado a infornare. Purtroppo mi sto riprendendo da solo, quindi non vi posso mostrare questo, ma siamo arrivati alla cottura. Io ho fatto refrattaria a 240 gradi, riscaldata per circa mezz'ora. Sopra ho messo la leccarda al contrario e sotto una bella bacinella con l'acqua che dovrà andare a creare il vapore per permettere al pane di aprirsi, e secondo me è venuto molto bene. Dopo i primi 25 minuti cosa faccio? Mi piace togliere la refrattaria e lasciare il pane così appoggiato sulla grata con la carta forno, o anche senza carta forno. Tolgo l'acqua, tolgo la leccarda superiore, abbasso la temperatura a 210 gradi e lascio cuocere ancora circa 20-25 minuti, per poi fare gli ultimi 10 minuti con cottura a spiffero, per far sì che il pane raggiunga nel cuore la temperatura di 93, 94, 95 gradi e si asciughi bene. Eccoci al fatidico momento del taglio, quindi andremo a vedere l'interno. Mentre aspettiamo di vedere l'interno, mentre taglio con questo mini rallenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché io continuerò a testare per voi prossimi video molto interessanti. Lascio voi i commenti. Io, dal mio punto di vista del neofita che è partito da zero, devo dire che sono molto soddisfatto. Spero che il video vi sia stato utile, che il pane fatto in questo modo vi piaccia. Il Barba vi saluta e alla prossima!